Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo tutorial utilizzerò il Nelly di color grigio con l'Urex argento. È un filato in alpaca e lamè composto dal 20% alpaca, 19% acrilico, 59% poliammide e 2% fibra metallica. Un gomitolo di questi pesa 50 grammi per 150 metri di lunghezza. Qui è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto dal 4 a 6, in questo caso io utilizzerò il numero 5. Prima di iniziare però vi ricordo che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Infine mi trovate anche su Instagram come Dolce Vita Crochet. Detto questo, iniziamo. Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Entriamo nella prima catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Si è formato, vedete, questo cerchietto. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia alta a metà. Prendo il filo di nuovo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, lavoro la maglia a metà. Quindi ho 3 asoline sull'uncinetto. Quindi sono 3 maglie alte. La prima maglia è sostituita dalle 3 catenelle. Chiudo tutte insieme. Vado a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nello stesso punto, lavoro una maglia a metà, filo sull'uncinetto, maglia lavorata a metà, filo sull'uncinetto, rientro, maglia lavorata a metà, quindi 3 maglie alte lavorate a metà. Chiudiamo tutto insieme. Ecco qua, quindi 3 maglie lavorate a metà e poi chiuse tutte insieme, 3 catenelle, 3 maglie lavorate a metà e chiuse tutte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e vado a ripetere tutto, quindi 1, 2, 3 maglie lavorate a metà e poi chiudiamo tutte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare 1, 2, 3 maglie lavorate a metà e poi chiudiamo tutto insieme. Ecco qua. Quindi 3 maglie lavorate a metà, poi chiuse tutte insieme, quindi 2 ventaglietti. 3 maglie, 3 catenelle, 3 maglie, 3 catenelle, 3 maglie, 3 catenelle, 3 maglie. Voltiamo il nostro lavoro. Quindi volto il lavoro con una maglia bassissima, entro nello spazietto delle 3 catenelle. Quindi entro qui e vado a prendere il filo con una maglia bassissima. Qui ci alziamo con 1, 2 e 3 catenelle e andiamo a ripetere il primo ventaglietto, cioè i 2 punti puff, 3 catenelle e un punto puff. Quindi prendo il filo, entro e vado a lavorare la maglia a metà, filo sull'uncinetto, rientro, maglia lavorata a metà e poi chiudo tutte insieme. Tre catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, quindi 1, 2 e 3. Quindi 3 maglie, vedete, lavorate a metà. Chiudiamo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui nello spazietto delle 3 catenelle e vado a fare un punto V, maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e un'altra maglia alta, quindi ho fatto un punto V. 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, entro qui nel ventaglietto e vado a ripetere le 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo lo andiamo a fare per tutto il nostro lavoro, quindi 3 maglie alte chiuse insieme,
poi faccio 3 catenelle e poi faccio 3 maglie alte chiuse insieme, 2 e 3, chiudiamo tutte insieme. Ok, quindi abbiamo fatto, vedete, un punto V separato dalle 3 catenelle. A questo punto andiamo a fare il prossimo giro. Volto il mio lavoro, sempre con una maglia bassissima entro nel primo spazietto delle 3 catenelle e vado a fare una maglia bassissima, quindi vado a ripetere le 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme, sia all'inizio che a fine giro. Vado a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle. Qui vediamo che abbiamo fatto, vedete, il punto V, quindi lavoriamo prima su questa maglia e poi su questa maglia. Ok, questa maglia del punto V la andiamo a prendere, quindi prendo il filo sull'uncinetto, giro il mio lavoro così e vado a prendere questa maglia, vedete, questa maglia del punto V, la prima maglia del punto V, la vado e la piego così e lavoriamo 5 maglie alte. Quindi prendiamo la maglia così e lavoriamo 1 2 3 4 e 5 maglie alte nella prima maglia del punto V. E adesso vi faccio vedere, quindi vedete? Quindi questo è il punto V, quindi abbiamo lavorato 5 maglie da questa parte, adesso lavoriamo questa parte, quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado ad entrare nella maglia, nella seconda maglia del punto V, quindi piego la maglia così e vado ad entrare da questa parte, quindi vado a lavorare le maglie, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro da questa parte e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Vedete, abbiamo formato mezzo cerchio, quindi nel punto V andiamo ad entrare prima da una parte e poi giriamo il nostro lavoro, entriamo dall'altra parte. Ok, quindi abbiamo fatto, si è formato, vedete, mezzo cerchio. Andiamo avanti, quindi andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro qui e vado a fare diciamo il punto puff, le 3 catenelle e il punto puff, quindi maglia lavorata a metà, maglia lavorata a metà e maglia lavorata a metà. Chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e ripeto tutto, quindi 1 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme, faccio una catenella e volto il mio lavoro. Andiamo a fare il prossimo giro, quindi andiamo a fare degli aumenti. Entro nello spazietto delle 3 catenelle, vado a fare una maglia bassissima e mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a ripetere i miei punti puff. E adesso vedete che qui c'è il mezzo cerchio, le maglie alte, qui il punto V, quindi nelle 3 catenelle qui andiamo a fare un punto V, quindi prima facciamo le 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e poi qui nelle 3 catenelle andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e un altro punto V, un'altra maglia alta, quindi entro di nuovo e vado a fare maglia alta, quindi abbiamo fatto, vedete, un punto V, 3 catenelle, 1
2 e 3 catenelle e vado ad entrare qui nello spazietto, vedi questo è il mezzo cerchio, vado ad entrare nella catenella qui nel punto V dove abbiamo fatto il mezzo cerchietto, quindi vado ad entrare e qui vado a fare un punto puff, quindi entro qui dentro e vado a fare, lavoro la maglia a metà 1, lavoro la maglia a metà 2, lavoro la maglia a metà 3 e lavoro la maglia a metà 4, chiudo tutto insieme, ok? Quindi dentro il cerchietto andiamo a fare un punto puff, 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, vado nelle 3 catenelle successive, sarebbero queste, e vado a fare un punto V, 1 3 catenelle e un'altra maglia alta qui, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle e poi entro qui a fare i miei 2 punti puff, 3 catenelle e un punto puff, quindi 2 3 maglie alte, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle e ripetiamo tutto, quindi 1 2 e 3, chiudiamo tutto insieme, ecco qui. Quindi ci troviamo con, vedete, 2 punti V e un punto puff al centro. A questo punto andiamo a fare i mezzi cerchietti, quindi con una catenella facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, entriamo nello spazietto delle 3 catenelle e andiamo a ripetere i nostri 2 punti puff. Allora, fatto i miei 2 punti puff, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui nel punto V andiamo a fare un mezzo cerchio, quindi entriamo da una parte, sbuchiamo dall'altra e andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 5 maglie alte da una parte, quindi 5 maglie alte da una parte e 5 maglie dall'altra parte, quindi entriamo da questa parte, quindi pieghiamo il lavoro così, pieghiamo così il lavoro, così ci viene meglio lavorare, quindi andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte, ecco qua. Quindi abbiamo fatto la prima metà, vedete, la prima metà. Adesso andiamo a fare l'altra metà, quindi prendo il filo sull'uncinetto, questa è la seconda maglia del punto V, vedete, questa è la seconda maglia del punto V, giro il mio lavoro così e vado a lavorare 5 maglie alte in quest'altra maglia, quindi 1 2 3 4 5 maglie alte, ok, e abbiamo fatto, vedete, il secondo mezzo cerchio, vedete, mezzo cerchio. Adesso, senza fare catenelle, senza fare niente, saltiamo tutto, le 3 catenelle, il punto puff e le 3 catenelle, andiamo direttamente nel punto V successivo e andiamo a fare un mezzo cerchio, quindi entriamo nella prima maglia e andiamo a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Passo dall'altra parte, quindi prendo il filo e lavoro l'altra maglia del punto V, quindi una l'ho già lavorata, lavoriamo la seconda maglia del punto V, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia e lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1 2
3, 4, 5 maglie alte. Ok, abbiamo fatto, vedete, quindi stiamo crescendo con i mezzi cerchietti, quindi prima 1, ora 2, nel prossimo giro saranno 3, quindi andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, e vado a ripetere il mio punto puff con 3 maglie chiuse a metà, 2 e 3, chiudo tutte insieme, 3 catenelle e ripeto tutto qui alla fine, quindi 1, 2 e 3. Ok, abbiamo finito anche questo giro. Andiamo a fare il prossimo giro. Faccio una catenella, volto il lavoro, entro nello spazietto e vado a fare i miei 2 punti puff. Fatti i miei punti puff, andiamo a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e nelle 3 catenelle, vedete qui c'è il mezzo cerchietto, qui abbiamo fatto le 3 catenelle, quindi entriamo nelle 3 catenelle qui e andiamo a fare un punto V, quindi abbiamo fatto le 3 catenelle e punto V nelle 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, rientro, maglia alta, andiamo a fare sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel cerchietto, vedete qui dove c'è il mezzo cerchietto, entro qui nelle 3 catenelle e vado a fare un punto puff di 4 punti lavorati a metà, quindi 1, 2, 3 e 4, chiudiamo tutto insieme. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo, vado a fare un punto V tra un mezzo cerchietto e l'altro, quindi al centro, qui, vedete? Qui, vicino. Vado a fare un punto V, vedete che qui c'è il primo mezzo cerchio e il secondo mezzo cerchio, entro qui al centro, tra i 2 mezzi cerchi e vado a fare un punto V, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro praticamente sopra il punto puff, quindi entro qui al centro, vedete qui tra i 2 ventaglietti, 1 e 2, entro qui e vado a fare un punto V, vado a fare maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta, quindi abbiamo fatto un punto V, 3 catenelle, quindi qui c'è il mezzo cerchietto, quindi andiamo a fare al centro, andiamo a fare un punto puff, quindi con 4 maglie chiuse a metà, quindi 1, 2, 3 e 4, chiudiamo tutto insieme. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, e qui ci sono le 3 catenelle, vedete qui le 3 catenelle del giro prima, quindi entriamo qui e andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta qui presa nello stesso punto, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, e vado a fare i miei 2 punti puff. Quindi anche questo giro è terminato. Quindi ricapitolando, avevamo 1, vedete, abbiamo fatto un punto V qui nelle 3 catenelle del giro prima, dentro il mezzo cerchietto andiamo a fare un punto puff, tra un mezzo cerchietto e l'altro andiamo a fare un punto V, nel cerchietto, vedete, nel mezzo cerchietto andiamo a fare un punto puff, nelle 3 catenelle andiamo a fare un punto V, sempre separate da 3 catenelle,
ok? Quindi andiamo a fare il prossimo giro. È un lavoro semplicissimo da fare perché si ripete sempre la stessa cosa. Quindi io ho fatto la catenella, voltiamo il nostro lavoro. Quindi quando siamo sul dritto del lavoro andiamo a fare mezzi cerchietti, quando siamo sul rovescio del lavoro andiamo a fare i punti puff e i punti V. Adesso siamo sul dritto del lavoro, andiamo a fare i nostri cerchietti, mezzi cerchietti. Quindi entriamo nel primo spazietto delle 3 catenelle e andiamo a ripetere i nostri 2 punti puff separati da 3 catenelle, quindi 1 e 2, quindi all'inizio sono sempre 2 maglie perché la terza è sostituita dalle 3 catenelle, quindi andiamo a fare 3 catenelle e poi un altro punto puff, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo tutto insieme, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Quindi quando iniziamo a fare i nostri mezzi ventaglietti all'inizio, prima di lavorare il punto V per fare il mezzo cerchietto, andiamo a fare sempre 3 catenelle sia all'inizio che alla fine. Poi i mezzi ventaglietti si lavorano senza catenelle, quindi quando andiamo a spostarci da un punto V all'altro non vengono fatti le 3 catenelle, ma all'inizio e alla fine sì. Quindi 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e lavoro il mio primo punto V, quindi entro da una parte, vedete, esco dall'altra e vado a lavorare 5 maglie su questa maglia, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Quindi vado dall'altra parte, quindi ho preso il filo sull'uncinetto, vado nell'altra maglia e vado a fare altre 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ok, vedete? Quindi 3 catenelle quando iniziamo, in mezzo cerchietto adesso senza fare catenelle, quindi ci dobbiamo spostare nell'altro punto V. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo e ci spostiamo così, quindi andiamo a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Passo nella seconda maglia del punto V, quindi qui giro il mio lavoro, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Qui abbiamo il punto V, quindi filo sull'uncinetto, entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare anche questo punto V. Quindi 5 maglie da una parte e 5 maglie dall'altra parte. Quindi volto il mio lavoro, vedete così, e vado a lavorare l'altra maglia alta. Quindi entro da qui, esco da qui, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a fare 3 catenelle e andiamo a lavorare qui i nostri 2 punti puff separati da 3 catenelle. Ok, facciamo una catenella e voltiamo il nostro lavoro. Adesso siamo sul rovescio del lavoro, quindi andiamo a fare i punti puff e i punti V. Adesso
ci spostiamo dentro le 3 catenelle, andiamo a fare 3 catenelle, ci alziamo con 3 catenelle e andiamo a fare 2 maglie chiuse a metà. All'inizio è sempre così, chiudiamo tutte insieme, 3 catenelle, rientriamo e andiamo a fare 1, 2 e 3 e chiudiamo tutte insieme. Qui andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 3 catenelle, vedete qui, quindi c'è il mezzo cerchietto, qui ci sono le 3 catenelle, entriamo qui, proprio qui, e facciamo un punto V, maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Tre catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, entriamo qui nel mezzo cerchietto, vedete qui nella catenella, e andiamo a fare un punto puff, quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, entriamo al centro, vedete tra i due mezzi ventaglietti, tra i due mezzi cerchietti, vedete un mezzo cerchietto, un secondo mezzo cerchietto, quindi entriamo qui al centro, vedete che c'è questo spazietto, quindi entriamo qui e andiamo a fare un punto V, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro qui e vado a fare un punto V, maglia alta, 1, 2 e 3 catenelle e un'altra maglia alta, 3 catenelle, passo nel punto, vedete qui nel mezzo cerchietto, qui nelle 3 catenelle, e vado a fare un punto puff, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie chiuse a metà, chiudiamo tutte insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, passo tra un cerchietto e l'altro, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro qui in questo spazietto e vado a fare un punto V, quindi maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, maglia alta, 3 catenelle, passo nel mezzo cerchietto e vado a fare un punto puff, 1, 2, 3, 4, chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, passo nelle 3 catenelle qui del giro prima, vedete ci sono le 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare un punto V, maglia alta, catenella, catenella, catenella e maglia alta, 3 catenelle e qui finiamo con i 2 punti puff. Ok, abbiamo finito anche questo giro. Nel prossimo giro andremo a fare, quindi siamo partiti con un mezzo cerchietto, 2 mezzi cerchietti, 3 mezzi cerchietti. Il giro successivo sono 4 punti V, vedete 1, 2, 3 e 4, quindi saranno 4 i cerchietti. Questo è il lavoro. Andiamo a fare l'ultimo giro insieme, andiamo a fare l'ultimo giro e poi continuate da sole, perché il lavoro è semplicissimo e anche veloce. Quindi passiamo nel primo spazietto e andiamo a fare i 2 punti puff. Tre catenelle, quindi all'inizio quando dobbiamo fare i mezzi cerchietti andiamo a fare sempre 3 catenelle all'inizio, 3 catenelle alla fine, filo sull'uncinetto, lavoriamo il primo punto V, quindi lavoriamo tutta questa riga, 2, 3, 4 e 5, passo dall'altra parte, vedete,
prendo il filo sull'uncinetto, passiamo nell'altra maglia, la seconda maglia alta, andiamo a fare 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi passiamo nel punto V, vedete, 1, 2, 3, 4 e 5, giro, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, il motivo è semplicissimo e veloce da fare, quindi abbiamo fatto un mezzo anello, 2 mezzi cerchietti, 3 mezzi cerchietti, in questo giro saranno 4 mezzi cerchietti, nel giro successivo 5 mezzi cerchietti e così via, fin quando non allarghiamo il nostro Bactus per quanto lo vogliamo largo noi. Quindi continuiamo con i giri e poi ci vediamo qui e vi so dire quanti giri ho fatto io e quanto è largo il mio Bactus. Terminato il mio Bactus, adesso vi dico i mezzi cerchietti che ho fatto io, quindi partendo da qua: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Quindi quando sono arrivata a 26 mi sono fermata. Come larghezza del mio Bactus, partendo da una punta all'altra punta, io ho 1,5 m come larghezza e come altezza ho 68 cm. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.